Eh sì, il vento dovrebbe mollare decisamente domani, essere un po' più tranquillo, ci sarà un po' di residuo d'onda data dal vento di oggi, però pian piano mollerà anche quella. Comunque domani mattina dobbiamo fare un po' di gasolio, cerchiamo anche di fare un po' di spesa nel bel fornitissimo supermercato che c'è qua dietro il porto a Calvi, e quindi continuate a seguirci e vedrete la nostra estate 2024 di Sailing. Come parli piano? Ronic non devi dirlo a me, devi dirlo di là. Come parli La piano? nostra estate 2024 di Sailing? Ronic. Wow. Buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte. E buongiorno amore mio. Buongiorno a tutti. Guarda che bella giornata oggi, finalmente il vento ha smesso di soffiare, il mare almeno qui in Baia di Calvi si è tranquillizzato e poi usciremo da questa baia, magari un po' di ondina residua ci sarà, ma pazienza. Ora che facciamo? Salpiamo l'ancora, direzione Calvi. Entriamo in porto se ce la facciamo. Guardate il colore dell'acqua che c'è in questo punto. Lì abbiamo Calvi. E ora ce ne andiamo, vai! Fa tutto la Bettina, Eh sì. ormai organizzati in maniera tale da fare tutto da sola. Il mio unico problema è aprire questi grilli, perché stando in acqua si cementano praticamente. E io non ho mai la forza per aprirli. Una volta aperto questo, poi tutto è facile. Poi Mauretto si deciderà di togliere lo spaventagabbiani che c'è lì davanti. Sì, lo toglieremo. Perché dobbiamo tuffarci. Eccolo Calvi in tutto il suo splendore. Ora ci arriviamo, andiamo a farci un po' di gasolio, se riusciamo anche una piccola spesa al supermercato e poi ce ne andiamo. Spesa fatta e altri quanti? 2,70. 270 euro spesi. Insomma, una bella spesuccia anche oggi. Con un po' di fatica, ma anche la spesa l'abbiamo sistemata. Qui inizia a far caldo. Io inizio a avere cali di pressione e diventa tutto più faticoso. Ora andiamo a farci gli ultimi 2 passi in centro. Magari vediamo se trovo un bel vestitino e ripartiamo. Seguiteci. Un vestitino nuovo l'ho preso, poi ve lo faccio vedere più tardi. Anche Mauro una camicetta nuova, non abbiamo ripreso nulla, ma la vedrete nei prossimi video. Ora stiamo facendo un po' d'acqua, siamo al molo commerciale di Calvi, quello dove è permesso sostare per brevissime soste di un paio d'ore al massimo, pochi minuti, e ce ne andiamo e proseguiamo la nostra navigazione verso sud. Lasciamo Calvi. La Betty che si sta preparando con tutte le sue cimette. Ciao ciao Calvi!
La lasciamo perché la nostra navigazione deve pur proseguire. Abbiamo ancora tutta la costa ovest della Corsica da navigare, quindi ci sono parecchie tappe che vogliamo fare prima di arrivare al prossimo imbarco. Avremo sabato tra Stintino ed Alghero. Ora vediamo. Eccolo il faro della Revellata che chiude il golfo della Revellata, che è appena sotto il golfo di Calvi. È forse l'unico faro che riporta il nome del faro stesso sulla sua torretta. Revellata. Ed eccoci che siamo arrivate alla riserva naturale della Scandola, che sono queste rocce rossissime. Ora siamo un po' contro sole, c'è un po' di ondina e mi sa che non riusciamo a fermarci. C'è qualche barca ferma ma balla un po', quindi ci facciamo giusto un giretto, la facciamo vedere da qui. Qui tra l'altro è vietato ormeggiare di notte, si può solo gettare l'ancora di giorno, ed è vietato assolutamente pescare in quanto è parco naturale. E qui dove entrano quei ragazzi con il paddle ci sono delle grotte molto belle che permettono di arrivare da una parte all'altra. Siamo un po' contro sole, non le si vedono bene. Comunque già qui c'è l'uscita di una delle grotte. L'abbiamo fatta diverse volte con il tender noi, però oggi le condizioni sono un po' ballerine per lasciare la barca lì da sola. Tra l'altro, per raggiungere questa riserva naturale ci sono diverse escursioni che partono da Calvi oppure da più a sud da Girolata e permettono con gommoncini o barche più piccole, come abbiamo visto un attimo fa, di passare proprio in mezzo a queste grotte. Noi con la nostra non ci passiamo, possiamo andarci solo con il tender. Ora facciamo vedere questo passaggio. Hanno davvero dei colori pazzeschi queste rocce, rossissime, che si riflettono in questo mare blu meraviglioso. Questa è la piccola isoletta del Gargalo, questa qui, c'è un piccolo faretto sopra sulla punta. Tutte queste escursioni non per niente vengono fatte in questa zona, proprio perché è uno dei posti più belli della Corsica, raggiungibile solo via mare, non via terra. Qui, passata l'isola del Gargalo, un po' di venticello da nord ci spinge e cerchiamo di raggiungere la Girolata a vela. Non è propriamente forte questo vento, però insomma dai, un po' spinge. Quindi siamo quasi alla fine della riserva naturale della Scandola. Abbiamo appena passato Punta Munchillina, che è quella. Qui invece c'è quest'altra, Punta Scandola, e qui poco dopo termina la riserva naturale e siamo entrati nell'ampio golfo di Girolata.
dove vediamo il castello sullo sfondo e l'insenatura di Girolata che entra al suo interno appena dietro il castello. Ora vediamo se fermarci alle boe di Girolato oppure alla spiaggia di fianco, che è la spiaggia di Tuara, sempre qui all'interno del golfo. Guardate intanto che spettacolo l'ingresso di questo golfo. Sempre circondati da queste rocce rossissime, meravigliose. Circa 25 miglia da Calvi, l'abbiamo fatta in meno di 4 ore perché comunque un po' di vento ci ha spinto, e siamo arrivati nel golfo di Girolata. E già raggiungere Girolata non è semplice perché è da raggiungere o con dei fuoristrada nella parte alta o comunque a piedi, in ogni caso, o via mare. E poi da qui parte il sentiero che costeggia tutta questa collina per poi entrare in questa che è la riserva vera e propria. Plage de Tuara. La mattina si butta. Si seguono i pesci. Che acqua, ragazzi, guardate giù. Si vedono persino i pesci. Questa è la splendida baia di Tuara, tranquillissima. Siamo in 7 barche, fin troppe per essere metà giugno. Comunque è un posto magico, silenzioso, dove trascorreremo la notte in tranquillità. Ora ci mettiamo anche un po' il computer a lavorare e ci aggiorniamo più tardi. Ultimo sole della giornata. Questo è il momento più bello in cui c'è silenzio, a parte un motoscafo là in fondo, il sole sta calando, le temperature si abbassano e si sta davvero bene. E comunque, anche se si è visto poco oggi, c'è anche Mauretto. E guardate cosa fa per me questa sera. Oggi mi avete visto poco perché ho avuto un piccolo problema che spero di avere risolto. Ma per consolarci siamo in questo splendido location. Guardate che tramonto, che serata. E soprattutto stamattina a Calvi ci siamo presi le huîtres. Ostriche. E le crevette. Perché a Mauro piacciono tantissimo quelle crevette piccoline già pronte, così non fatica ad aprirle. Però almeno le ostriche me le apri, vero? Le ostriche te le apro io, certo. Bravo. Ormai mi hanno assunto come ostricaro. Guarda che spettacolo. Queste ostriche. Ed ecco il nostro tavolino, le ostriche aperte, un po' di limone, le crevette che adesso apriamo, un po' di melone di oggi, bottiglia di Nasco di Cagliari Argiolas. E buongiorno, stamattina non vi abbiamo dato il risveglio, siamo partiti presto per noi rispetto al solito. Ora
Abbiamo lasciato la spiaggia di Tuara e 7 miglia siamo scesi appena a sud del golfo di Girolata e di Porto, e siamo a Punta Rossa, che è questa punta qua davanti, sotto questa splendida torretta genovese, e vediamo di fermarci un attimo qua e farci un giro nelle grotte che sono presenti sotto queste conformazioni rocciose, e ve le mostriamo, perché no? Eccoci in arrivo.